io sono un grande appassionato di libri di Lovecraft e tutta quella tipologia di narrativa molto occulta. Di conseguenza sono sempre alla ricerca di quello che potrebbe essere un gioco che possa entrare in questa narrazione. Non potete fare a meno di provare Altar of the Dead Gods. Il nuovo manuale per il rilancio del gioco edito da Pure War Games. Ebbene sì, perché dopo qualche anno dalla pubblicazione, Pure War Games lancia la nuova edizione rivista Deluxe, di cui voglio ricordarvi un'altra volta che sono ambassador, quindi se volete poi comprare questo manuale lo potete fare dal link sottostante e lasciarci una piccola provvigione. Ebbene, quali sono le novità? Perché Altar of the Dead Gods è un gioco di cui abbiamo già parlato sul canale, anzi dovreste essere in grado di vedere qua in alto da qualche parte la playlist di tutti i vecchi contenuti che abbiamo fatto, in cui si parlava appunto della recensione e di molte altre cose, compreso anche il tutorial di come giocare. All'interno trovate praticamente il gioco completo di miniature. Tutto quello che vi serve per giocare lo trovate all'interno di questo regolamento. Trovate le regole base, trovate istruzioni su come costruire gli scenari e tutto quello che è il campo da gioco, come costituire la propria banda, quindi trovare i modelli necessari a comporre pezzo per mezzo tutti i membri per affrontare il vostro avversario, compresi i mercenari, pezzi che possono essere utilizzati con tutte le altre fazioni, in modo da poter dare una varietà e andare a sopperire delle debolezze che una fazione potrebbe avere rispetto a un'altra e quindi andare a cambiare il vostro stile di gioco. La particolarità è che i mercenari erano già presenti all'interno dell'espansione di Shanurek, solo disponibile fino a poco tempo fa in digitale. Ebbene, non è più così, perché il nuovo manuale Deluxe ha all'interno già presente l'espansione di Shanurek, comprensiva di tutte quelle che erano le novità con esse portate. Arrivando quindi a 11 scenari che possono essere giocati anche consecutivamente per creare una sorta di campagna in cui la vostra banda andrà ad affrontare le sconfinate avversità di quello che è il Tempio Maledetto, principalmente il vostro avversario. Tutti questi dati e informazioni che vi ho dato vanno a racchiudersi con un'evoluzione, una crescita del background e darvi anche un visual molto chiaro di quello che sono le fazioni che lo compongono, cosa che prima mancava, perché il lavoro editoriale fatto in questo nuovo manuale è veramente eccelso. Ma le novità sul livello del design non finiscono qui, il manuale è cartonato di ottima qualità, soprattutto lo stile nuovo utilizzato in un bianco e nero stile noir è perfetto per rappresentare quello che è il background e la lore in cui ci piace essere trasportati con le storie di Lovecraft. Queste sono le novità che grosso modo possiamo trovare all'interno del nuovissimo manuale di Altar of the Dead Gods, gioco completo, edito da Pure War Games, dalla mano degli autori di Paolo Boracchi e Michele Finetti. Ovviamente i contenuti non sono soltanto questi, ci sono evoluzioni anche a livello di scenari, ci sono nuove regole, ci sono tante piccole chicche che sono state utilizzate per dare nuova profondità e anche nuova linfa al gioco. Sicuramente se siete degli appassionati di Altar of Dead Gods non rimarrete delusi. E intanto ringraziamo Pure War Games per averci dato in anteprima questo manuale per avere la possibilità di parlarne con voi e dirvi cosa ne pensiamo. Ebbene Mattia, ci hai parlato di quello che è Altar of the Gods, le novità del manuale nuovo Deluxe, l'edizione ultra mega figa iper di Pure War Games, del gioco a tema Lovecraft Skirmish, ma in realtà io sono appena arrivato e non ho idea di che cosa sia Altar of the Dead Gods, quindi andiamo un po' a darvi due dettagli. Altar of the Dead Gods è un gioco di schermaglie per 2 giocatori, si gioca su una base quadrettata, su un campo con sempre le stesse dimensioni, ma i cui scenari cambiano il posizionamento degli ostacoli e degli obiettivi che potete andare a raccogliere. Raccogliendo gli obiettivi, conquistando l'altare e i 2 santuari, ecco che voi potete fare punti per battere il vostro avversario. In 4 turni 7 modelli contro 7 modelli si affrontano. Le fazioni presenti sono le più disparate prese dalla lore di Lovecraft. Vampiri, cacciatori, cultisti, streghe del sangue, pellegrini della chiesa, valzer decadente e mercenari si affrontano in questa arena che appunto rappresenta il tempio per conquistare il favore degli dei sepolti. Ovviamente un piccolo rimando a Cthulhu io ce lo vedo.
così. Il combattimento si svolge in modo brutale e veloce, spareggiando con il tiro dei dadi, guardando e confrontando le statistiche dell'avversario. Numerose abilità vi permettono di avere dei bonus in difesa o in attacco, o effettuare attacchi a distanza, o regole speciali vi permettono di modificare quello che sono degli effetti in campo per eliminare il vostro avversario. In 4 turni ovviamente la vostra vittoria non si conterà con lo distruggere l'avversario, ma sul conquistare reliquie e punti come l'altare e santuari. Per fare questo importantissime le regole della linea di vista, ma anche e soprattutto del backstab, quindi la pugnalata alle spalle. Prendere un avversario alle spalle vi permetterà di dargli un colpo decisivo, perché scambiarsi i colpi con lo spareggio dei dadi vi permetterà di avere dei vantaggi importantissimi con la pugnalata alle spalle. Gli 11 scenari sono tutti diversi tra loro, dandovi la possibilità di rigiocarli più volte, dando esiti sempre diversi con fazioni sempre diverse. Perché? Perché usando semplicemente 7 modelli per voi sarà facilissimo collezionare tutte le fazioni presenti all'interno del manuale, avere la possibilità di provare tanti stili di gioco differenti per partite super veloci che potete finire in una serata. E secondo me ce ne stanno anche 2 o 3 di partite, così. E alla fine si tratta di un gioco su caselle. Si tratta di un gioco veloce, rapido, in cui la strategia è importantissima sia sul posizionamento sia sulle abilità dei vostri avversari. E anche queste sono state inserite all'interno del manuale, le regole da torneo, la possibilità di creare eventi privati o magari nella vostra ludoteca in cui giocare ad Altar of Dead Gods con i vostri amici. Quindi questo manuale va a completare quello che è il percorso di P-War Wargames all'interno di Altar of Dead Gods. E se andate a vedere sul sito ufficiale ci sono magari dei piccoli spoiler, io so delle cose che non vi posso dire, di novità che potrebbero arrivare o non arrivare nel futuro. State sintonizzati perché sicuramente vi sapremo dire di più sulle novità che Altar of the Dead Gods vuole portare sul tavolo da gioco di tutti noi. Altar of the Dead Gods che con questo nuovo manuale diventa molto vivo. Ringraziamo nuovamente P-War Wargames per averci dato il nuovo manuale di Altar of Dead Gods. Voi lo avete provato? Fatemelo sapere nei commenti e soprattutto ricordate di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sul Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.